Oggi ti mostro come foderare la borsa Zelda all'uncinetto in raffia a punto frange. Utilizza lo stesso metodo sia per la versione classica della borsa che per la versione clutch. Intanto andiamo a prendere uno dei miei scampoli 50 cm x 50 cm, pieghiamo in due, prendiamo la nostra borsa ed il metro e andiamo a misurarla. Misura esattamente 64 cm. 64 cm diviso 2 sono 32 cm, quindi innanzitutto andiamo a segnare 1 cm di margine da una parte. Poi subito dopo il margine con il metro ci aiutiamo e andiamo a segnare 32 cm, dopodiché andate a segnarvi 1 centimetro di margine, quindi alla fine su questo lato il nostro scampolo, togliendo i margini, misurerà 32 cm che sommati ai 32 dell'altra parte fanno 64 cm, nonché la circonferenza della borsa che ho misurato prima. E andiamo a tracciare anche 1 centimetro di margine sul bordo superiore. Come notate non ho preso misure dell'altezza profondità borsa perché comunque sto utilizzando uno dei miei scampoli pretagliati e quindi se lo hai acquistato e lo stai utilizzando anche tu puoi seguire questo tutorial passo passo. Una volta fatto questo possiamo togliere via l'eccesso, però affinché non si muova nulla prendiamo sempre degli spilli e andiamo a fissare il primo lato, quindi metto il mio spillo proprio sulla linea tracciata dove andrò a cucire o a macchina o a mano. Adesso taglio via l'eccesso. Così, questo lo metto da parte perché può sempre servire anche per realizzare una tasca interna e vado a fissare con degli spilli l'altro lato. Bastano 3 spilli, 1, 2 e 3. Lo stesso faremo sull'altro lato. Ho tracciato le mie linee anche da questa parte e qui ho il mio margine superiore che io lascerò libero per avere una libertà mia non appena vado a cucire questo scampolo all'interno della bag. Ovviamente oltre ad aver ricavato la parte davanti e dietro della mia bag ho ricavato anche la profondità. Se non vi sentite sicuri, se pensate di aver magari preso delle misure sbagliate, prima di fare tutto fate sempre una piccola prova. Io ogni tanto lo faccio. Dividete in due così la vostra borsa, vi aiutate con delle mollettine e fate una semplicissima prova. Quindi qui vado a ricavarmi il margine superiore, vado all'estremità da una parte, prima andiamo a fissare momentaneamente le due estremità, più o meno l'altra estremità coincide proprio qui e andate a bloccare, ok, e poi vi andate a sistemare per bene qui. Per fare la prova basta bloccare un lato e poi l'altro lato, 1 centimetro di margine mi raccomando, e bloccate. Bloccate e bloccate, come notate è tutto su misura. Guardate e voilà, avete visto? Una volta che ci siamo accertati, giusto per toglierci così il dubbio da principianti, togliamo la nostra fodera e andiamo ad effettuare 2 cuciture. Lo possiamo fare, ve lo dico sempre, sia a mano che con la macchina per cucire. Io utilizzerò la macchina per cucire, in 60 secondi faccio subito 2 cuciture e via. Trovi un tutorial specifico dove te lo mostro, è abbastanza facile, basta dare un po' di punti all'andata, se vuoi anche il ritorno se non ti senti sicura, ed il gioco è fatto. Bene, ho effettuato le mie 2 cuciture, adesso possiamo andare a ricavare la profondità. Come ricavarla? Semplicissimo, andiamo a prendere la nostra bag, andiamo a misurare la profondità, è da 8 cm chiaramente perché la base misura 21 x 8 e ci andiamo a ricavare esattamente da questa linea già tracciata 4 cm che sommate ai 4 cm dall'altra parte sono in totale 8 cm. Quindi andiamo a fare un bel quadratino, prendiamo un righello e andiamo a tracciare una linea qui e una linea qui. Ok, lo stesso ripetiamo dall'altra parte, quindi 4 cm, 4 cm, 4 cm, 1 e 2, così. Se sei alle prime armi puoi ripetere lo stesso lavoro anche dall'altra parte, perdi un po' più di tempo, però è sicuro che insomma poi tutto torna. Ora ti faccio vedere, quindi 1 e un quadratino qui. Bene, poi basta aprire i 2 angoli esattamente in questo modo e andare a fare una cucitura esattamente qui. Se vogliamo anche qui possiamo tracciare tutto con gli spilli
Possiamo farlo anche a mano, tanto bisogna cucire 8 cm ed il gioco è fatto. Lo stesso dall'altra parte. Bene, dopo aver effettuato le due cuciture posso tagliare l'eccesso per non avere materiale in più all'interno della borsa e abbiamo ricavato così la base nonché la profondità della nostra bag. A questo punto possiamo sistemarla definitivamente con delle mollettine ma anche con degli spilli. Utilizzate gli strumenti che più vi fanno comodo, ago, filo per cucire e possiamo procedere. Anche qui ci vuole un po' di pazienza, piano piano si cuce punto con punto. Puoi utilizzare sia il filo per cucire, quello normale, che il filo in nylon, quello trasparente, così non si vede la cucitura, o l'uno o l'altro, l'importante è che sia abbastanza resistente. Ok amiche ed amici, vi ho mostrato passo passo il passaggio della cucitura che effettuo per qualsiasi bag. Questo è il risultato finale ed è il risultato che dovete ottenere anche voi, ma penso non ci siano problemi. Se avete seguito il tutorial sicuramente avete fatto un ottimo lavoro. Adesso che la borsa è foderata possiamo completarla con gli accessori. Se avete guardato il precedente tutorial dove vi mostravo la borsa Zelda in due versioni seguendo lo stesso schema, lo stesso tutorial, puoi scegliere in base ai tuoi gusti se applicare il bottone magnetico, i due moschettoni più la catena per indossare la borsa Zelda comodamente sulla spalla, oppure puoi completare lo stesso modello andando a fissare la chiusura a molla. Comunque se ti sei perso o persa il tutorial precedente te lo lascio sotto a questo video nel box info. Insieme ai kit c'è un codice sconto attivo del 10%. I kit e le colorazioni sono limitate, quindi se ti piace e vuoi realizzarla anche tu non ci pensare su troppo perché potresti non trovare la colorazione che vorresti acquistare. Spero che questo tutorial ti sia stato utile, ti aspetto giù nei commenti come sempre. Mi raccomando, supporta questo contenuto con like e hype. Ti do l'appuntamento al prossimo video tutorial che come sempre ti consiglio di non perdere. Un bacino!